Minasan, konnichiwa e benvenuti sul canale. Poche ore fa la Stardom ha annunciato le card complete degli show del 2 e del 5 ottobre. Show molto importanti a dire il vero, perché quello di mercoledì sarà l'antipasto di ciò che vedremo nel pay-per-view di sabato. Ci sarà tempo nei prossimi giorni di parlare di Nagoya Golden Fight. Intanto, quest'oggi ci soffermeremo su quanto andrà in onda mercoledì 2 ottobre. Uno show che andrà in diretta dalla Korakuen Hall e che vedrà le lottatrici scrivere l'ultima parola sulle rivalità che molto probabilmente vedranno la loro conclusione nell'imminente pay-per-view. Prima però di dare un'occhiata dunque a ciò che ci aspetta nel prossimo evento, vi chiedo gentilmente di lasciare un like, di condividere il video con quante più persone possibili e di iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, attivando anche la campanellina per non perdervi i prossimi contenuti. Ancora una volta vi ricordo che per voi è completamente gratuito, ma per me e per la crescita del mio canale è di vitale importanza. Passiamo dunque al primo match della Kermesse, dove troviamo un tag team match tra Tam Nakano e Aya Sakura versus Suzu Suzuki e Azumi. Un preludio di quanto vedremo a Nagoya Golden Fight, dove Tam Nakano difenderà la Red Belt contro Suzu Suzuki. Uno scontro, questo tag team match, che permetterà alle due sfidanti di lasciarsi le ultime occhiatacce, diciamo, e di provare a prevalere l'una sull'altra per darsi un vantaggio nella sfida di sabato 5 ottobre. Un match che credo verrà vinto da Neo Genesis, con Aya Sakura maggiore indiziata a prendersi il pin decisivo. Una Aya Sakura che arriva direttamente dalla cocente sconfitta contro Rina a New Blood 15 e che in questo momento non sembra aver nulla da raccontare. Ma passiamo oltre, perché nella seconda battaglia troviamo un Six Women's Tag Team Match davvero curioso. Sì, perché avremo una strana alleanza tra Gozai e Neo Genesis, siccome Ina e Tomoki Inaba faranno squadra con Miyu Hamasaki per affrontare Eight, in questo caso rappresentata da Rina, Azusa Inaba e Ruaka. Match importanti, dicevamo, perché al suo interno racchiude una rivalità titolata, siccome Miyu Hamasaki sfiderà Rina per il Future of Stardom Championship a Nagoya Golden Fight. Dunque anche in questo scontro, così come nel precedente, le due avversarie vorranno prevalere l'una sull'altra per cercare di arrivare al pay-per-view con una marcia in più. Da notare anche lo scontro tra sorelle Inaba, che personalmente mi incuriosisce parecchio. Da capire dunque quale team riuscirà a prevalere l'uno sull'altro e chi tra Miyu e Rina riuscirà ad ottenere un vantaggio in vista del pay-per-view. Ma qualcosa mi dice che molto probabilmente la vittoria in questo caso sorriderà a Hamasaki e compagne. Il terzo match non racchiude di per sé una vera e propria rivalità, ma è più un tentativo di Momokogo di mettersi in mostra e cercare un po' di gloria, affrontando spesso avversarie pericolose come Mina Shirakawa, Hanako o in questo caso Momo Watanabe. Il risultato del match non sembra in discussione, però può essere per Komomo un buon banco di prova. Sono quindi curioso di vedere come si comporterà Kogo sul ring e che tecniche adotterà per provare a vincere il match contro un'avversaria molto più esperta di lei. Facciamo un salto in avanti, dove troviamo un 8 Women's Tag Team Match tra due stable con obiettivi differenti. Shuri e Saki arrivano dalla cocente sconfitta contro Momo Watanabe e Tekla, sconfitta che non ha permesso alle atlete di Gozai di conquistare i Goddess of Stardom Titles. Dunque Shuri e compagne sono in cerca di redenzione e una vittoria nello show di mercoledì potrebbe rimetterle sulla retta via.
D'altro lato abbiamo invece IEXV, intenta a prepararsi per una guerra di altri tempi contro Hate e due compagne molto agguerrite quali Dump Matsumoto e Zap. Il match in questione vedrà la luce il prossimo 5 ottobre, però di questo parleremo in un altro momento. Sta di fatto che EXV vorrà arrivare alla sfida di Nagoya Golden Fight con una marcia in più e vincere questa sfida contro Gozai potrebbe infondere a Hanako e compagne la giusta carica. Ecco perché credo che a vincere sarà proprio EXV, che tra i due team è forse quello che ha bisogno di più di questa vittoria. Il quinto match si presenta come un qualcosa di straordinario, almeno per me, sì, perché avremo il ritorno di Fukuoka Double Crazy che affronteranno il duo composto da Mei Seira e Starlight Kid. Non vi ho mai nascosto di essere un super sostenitore di Fukuoka Double Crazy, anche perché adoro Azuki, ma soprattutto perché credo che Fukuoka Double Crazy sia il migliore team di tutta la Stardom, nonché uno dei migliori al mondo. Dunque, rivederli insieme per l'ennesima volta mi rende davvero felice e se non altro anche perché per esorcizzare, diciamo, ciò che stava succedendo a Azuki negli scorsi giorni. Ho parlato di tutto ciò in uno scorso video che potete ovviamente recuperare qua sul canale, quindi non voglio dilungarmi oltre sulla questione. Vi basti sapere che Azuki ad un certo punto sembrava addirittura in procinto di lasciare Stars o ancora peggio la compagnia. Sta di fatto che il pericolo sembra ormai soltanto un lontano ricordo e ora Azuki è tornata a quella di un tempo ed è di nuovo pronta a lasciare, a riscalare le gerarchie per conquistare il top della federazione insieme alle sue compagne di Stars. Questo tag team match dunque sarà il preludio di ciò che vedremo a Nagoya Golden Fight, dove Azuki sfiderà in singolar tenzone SLK. Un match, quello del 5 ottobre, che potrebbe davvero regalare un grande spettacolo. Intanto questo tag team match potrebbe essere ciò che serve ad Azuki per rilanciarsi, per riniziare la sua scalata al successo. Credo quindi che la vittoria di questa battaglia possa sorridere a Fukuoka Double Crazy, che a dire il vero avrebbe dannatamente bisogno di tale vittoria dopo aver perso quasi tutto negli scorsi giorni. Il co-main event dello show vedrà Cosmic Angels affrontare Hate in un Hate Women's Tag Team Match ad eliminazione. Un match che racchiude ben due rivalità che sfoceranno nel prossimo pay-per-view. Da un lato abbiamo Sayaka Kurara e Saya Kamitani, che sono ormai ai ferri corti dopo quanto successo nello show di sabato 28 settembre, dove a sorpresa direi, Sayaka Kurara era riuscita a ottenere il pin vincente proprio ai danni di Phoenix Queen. È chiaro dunque che Saya Kamitani abbia tutte le intenzioni ora di vendicarsi dell'affronto subito. Ecco perché le due atlete infatti si affronteranno anche a Nagoya Golden Fight in un single match. D'altra parte invece abbiamo Natsupoi e Tekla che lotteranno nel prossimo pay-per-view con la white belt in palio, anche se la loro rivalità attualmente è stata scritta da rispetto reciproco, diciamo, tra due ex compagni di stable ai tempi di Donna del Mondo. Dunque non è chiaro cosa aspettarci dal loro match titolato di sabato 5 ottobre o semplicemente da questo elimination match. Sarà comunque una battaglia frizzantina con una stipulazione tutta da vivere che saprà farci divertire. Difficile pronosticare le vincitrici di tale match, però ecco perché chiedo il vostro aiuto. Lasciate qua sotto nei commenti il pronostico di questo match, così come di tutti gli altri ovviamente. Il main event della Kermesse vedrà nuovamente in azione Toni Storm, che sarà di nuovo accompagnata da Mina Shirakawa e questa volta anche da Maika per regalarci l'ennesimo scontro con Mayu Iwatani, che a sua volta sarà degnamente accompagnata da Hanan e Saya Ida. Questa battaglia
Olympia sarà il preludio di ciò che andrà in scena a Nagoya Golden Fight, dove Toni Storm e Mayu Iwatani battaglieranno in un match valevole per l'IWGP Women's Championship. Dunque questo Six Women's Tag Team Match ci darà di nuovo l'idea di cosa ci attenderà sabato 5 ottobre tra Toni Storm e Mayu Iwatani. Ma non solo. Sì, perché servirà anche da riscaldamento a Mina, Shirakawa e Maika, che nel prossimo pay-per-view dovranno affrontare una sfida molto impegnativa contro Eight, che a loro volta saranno accompagnate da Dump Matsumoto e Zap, di cui abbiamo parlato precedentemente. Il match che vedremo in pay-per-view tra queste due unità racchiude in sé dei risvolti passati, che però toccheremo nel prossimo video e approfondiremo maggiormente. Intanto questa battaglia verrà molto probabilmente vinta da Toni Storm e compagne, con l'atleta della AEW maggiormente sospettata per prendersi la vittoria finale ai danni di una componente di Win Gory. Questa dunque è la card dell'ultima tappa prima di Nagoya Golden Fight pay-per-view, che ancora una volta vi ricordo andrà in onda sabato 5 ottobre. Uno show, quello di mercoledì, che servirà da apripista, uno show che permetterà alle atlete coinvolti di scrivere le ultime pagine delle loro rivalità, che vedranno il culmine nei prossimi giorni. Uno show imperdibile dunque, che potete seguire ovviamente in diretta su Stardom World. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al termine del video, ma prima di salutarvi vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto tutto dedicato al wrestling femminile mondiale. Seguendo Donne tra le corde sul sito web, così come sui profili social, resterete sempre aggiornati con tutto ciò che gira intorno alle vostre atlete preferite, grazie a news, risultati dei vari show e così via. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima. Bye bye!